Ciao ragazzi, finalmente è arrivato il momento di registrare anche questo video legato a questa tematica a cui veramente tengo moltissimo, per il semplice fatto che penso sia un discorso, questo che vi farò oggi, molto veritiero e realistico. Io sinceramente mi sono sempre trovato molto in disaccordo con tutte le grandi verità sull'allenamento che ho sempre letto da quando ho iniziato sui vari forum, sui vari testi detti da varie persone, e sinceramente non ho mai capito per quale motivo, nel senso non ho mai capito perché venissero professati dei concetti che poi nei fatti in realtà si discostano da quello che viene detto fondamentalmente. Vi posso assicurare che questa non è una cosa che vale solo per me, che di norma tendo a fare sempre il contrario di quello che dovrei fare, ma è una cosa che ho comunque notato e verificato anche su moltissime altre persone. E una di queste cose che non viene assolutamente considerata in modo adeguato e che anzi viene denigrata, e non capisco veramente per quale motivo, è, come avete visto dal titolo di questo video, la genialità delle mezze ripetizioni. Ragazzi, io sono un grandissimo fan delle mezze ripetizioni, non c'è altro da dire. Io sono convinto veramente che siano fondamentali per migliorare tanto e più velocemente. Mi dà fastidio proprio che alla base la mezza ripetizione venga vista come qualcosa da demonizzare. Io non so se spesso le persone, quando si tratta di allenamento, ragionino più su dei preconcetti di apparenza, del tipo ok, se mi alleno con le mezze ripetizioni tizio mi giudica, quindi faccio una brutta figura, che poi il giudizio di questo tizio è tutto basato sul fatto che a priori si stanno demonizzando queste ripetizioni a metà, quindi insomma c'è questo circolo sotto un punto, questo circolo vizioso sotto questo punto di vista. Ma è proprio il concetto di base, nel senso, molti apprezzano gli esercizi in isometria ma denigrano il mezzo movimento che è lo step dopo l'isometria, ok? Cioè comunque, se anziché stare fermo io faccio un piccolo movimento, sto comunque facendo una cosa che comporta, diciamo, una parte isometrica ma che è più difficile, quindi è una cosa semplicemente veramente senza senso. Come ogni volta che registro dei video più complessi, ogni tanto abbasserò lo sguardo per leggere delle note che mi sono fatto sul cellulare, perché sennò mi perdo qualche pezzo. E come avevo detto, le mezze ripetizioni, ragazzi, a mio avviso sono geniali, perché ovviamente il movimento a metà è più facile e vi permettono di approcciare un carico più alto o di fare, come vedremo, più volume di ripetizioni prima, ci arrivate prima semplicemente. Ma poi il guadagno che avete da questo volume crescente o da questo carico crescente vi aiuterà moltissimo in allenamento, perché il carico alto in moltissimi esercizi è qualcosa proprio che si fa fatica a, non solo a gestire, ma proprio ad approcciare, ok? E quindi spesso ci troviamo in questa situazione in cui tizio che diciamo mette a rogo il mezzo movimento con un determinato carico, in realtà quel carico non lo muove proprio, cioè è proprio sbagliato il concetto di fondo. Bisognerebbe entrare nell'ottica che l'abituarsi al carico, iniziare a gestirlo o comunque anche usare il carico in una parte, diciamo, intelligente, utile del movimento, possa dare dei benefici superiori ad usare un carico ridotto su tutto il range di movimento. Adesso vedremo un pochetto più nel dettaglio cosa intendo con mezze ripetizioni, che appunto, come vediamo, sono in realtà usate anche in altri sport di forza. Ad esempio nel powerlifting esiste la board press, ossia la panca con, diciamo, uno spessore sul petto in modo che il movimento sia ridotto, per lavorare più sulla parte, insomma, legata ai tricipiti, lo stacco dei rialzi. In altri esercizi magari del braccio di ferro vengono usate sempre mezze ripetizioni per sollevare carichi più alti, come i mezzi curl. Insomma, è una cosa in realtà che non vi sto introducendo io vi sto semplicemente dicendo da atleta che io non capisco sinceramente perché venga messa a rogo una pratica che in realtà è molto utile. Cioè io mi sono sempre immaginato questo mito, adesso vi lascio questa perla, in cui, perché ho detto, ma come può essere? Come può essere che viene detta una cosa, viene messa appunto a rogo una cosa che in realtà è utilissima? Perché devo leggere i movimenti a metà non servono a niente
quando sono utilissimi, utilissimi e secondo me addirittura superiori a quelli completi. Mo ve l'ho detto ragazzi, non capisco perché mi devo leggere a livello teorico una cosa che non rispetta poi la realtà. E quindi io mi sono sempre immaginato nell'antichità tutti questi omaccioni fortissimi che sollevavano questi massi con, insomma, magari di movimenti ridotti. Passava il secchetto che non ci riusciva e diceva cosa posso inventarmi per farli rallentare, e quindi si è messo là con la sua pietruzza a fare: ragazzi, ma voi fate questo movimento a metà, se lo muovi completamente non senti che lavora molto di più la spalla? Gli ha fatto tipo una sorta di lavaggio del cervello a questi omaccioni, e quindi nel corso dei secoli si è tramandata sta stronzata, insomma, se vogliamo proprio essere sinceri, perché secondo me appunto è proprio un concetto sbagliato che proprio mina tutta la base dell'allenamento e delle sue progressioni. Ok, allora, una piccola premessa che voglio fare è che questo discorso dell'utilizzo dei mezzi movimenti lo faccio per persone che si allenano già da un po', perché comunque il principiante non ha, diciamo, quella conoscenza del movimento e la preparazione adatta né per sapere come gestire questi movimenti a range ridotti, dato che non vai da un punto A a un punto B preciso, ma vai da un punto A a un punto, diciamo, ignoto fondamentalmente nel mezzo, sia perché comunque ovviamente per approcciare i carichi più alti serve comunque più preparazione, serve più, insomma, più condizionamento, quindi non è una cosa che consiglierei da fare a un beginner. Insomma, all'inizio bisogna farsi il movimento tradizionale senza cercare, diciamo, stratagemmi per andare più avanti, ma per un atleta avanzato è fondamentale, secondo me, sinceramente. Allora, come vi ho detto appunto prima, l'utilità del mezzo movimento sta proprio nel fatto di velocizzare quello che è il vostro approccio con determinati, innanzitutto, carichi, perché vi ripeto, fare un mezzo movimento vi porterà comunque a toccare un carico che voi non potreste toccare se basate il vostro allenamento solo su esecuzioni complete. Questa è la prima cosa ed è importantissima, perché vi ripeto ragazzi, potete dirmi quello che vi pare, ma la quantità, soprattutto in alzate di forza, ossia il chilaggio, è molto importante, c'è poco da fare. Ci sono persone addirittura in svariati esercizi che proprio con, non so, prendiamo ad esempio una panca piana, magari ho un tot esecuzione completa, salgo un po' sopra, non riesco neanche a stabilizzarlo, proprio neanche a braccia tese, non riesco neanche a sostenerlo, neanche a livello scapolare quasi. Questo perché? Perché comunque non sono proprio mai stato abituato a quel peso, quindi anche a livello del sistema nervoso centrale vado comunque sempre, diciamo, a andare, come posso dire, vado sempre trattenuto se non mi spingo mai oltre con dei movimenti non completi. Poi, innanzitutto, il lavorare con molti movimenti incompleti vi permette anche di stancarvi di meno. Per quale motivo? Che ovviamente fare tot ripetizioni a escursione completa rispetto a tot con mezza escursione, ad esempio, è molto più faticoso, e questo ovviamente si può ripercuotere sia sulla gestione delle serie, su tutto l'allenamento, nelle varie sessioni. Invece, diciamo, facendo il mezzo, voi vi prendete la parte che vi serve, ossia non vi andate a stancare facendo tutta la parte di movimento, questa cosa la vedremo bene verso la fine, ma vi andate a fare la parte di movimento utile, ossia la parte che, se superata, vi porta benefici su tutto il movimento, senza che voi facciate in realtà tutto il movimento, ok? Questo cosa comporta? Appunto, innanzitutto che vi stancate di meno, prima cosa, come ho detto, quindi accumulate proprio meno fatica sia nel corso della sessione che in più sessioni. Andate a fare più volume sicuramente, perché è molto più facile gestire numeri alti, anche oltre a chili alti, come ho detto, su fasce più di movimento più ridotte, ma soprattutto anche aumentate le ripetizioni più facilmente, perché comunque avete un TUT, ossia un tempo sotto tensione praticamente durante l'esercizio comunque più basso, cioè non avete quell'esecuzione lunga e lenta che comunque vi stanca, e questo sicuramente vi porterà a, se voi vedete il
carico da gestire relativamente a quella parte di movimento vi porterà a progredire più velocemente. Nel senso, se io ad esempio, faccio sempre l'esempio della panca, prima di approcciare 110 kg devo fare, non so, 15 ripetizioni con 80 per dire, ok? Ovviamente ci metterò un bel po' a farmi 15 ripetizioni per 80 in questo modo, ma se io lavoro in una fascia ridotta, per dire mezze dall'alto, mezze dal basso, che poi ripeto vedremo bene tra poco, devo sempre farmi 15 con 80, ma ci metto molto meno tempo a farmi quelle 15 con 80 rispetto a quelle 15 con 80, e quindi arriverò a gestire i 110 relativamente all'approccio a metà molto prima di quanto farei solo con l'approccio completo, e questo sicuramente vi darà parecchi benefici. Io ad esempio vi volevo dire quest'altra cosa, perché molti dicono sì, ma non si può allenare tutto solo con le mezze, non si può, insomma non si fidano di questa cosa. Uno non è obbligato, prima di tutto non è obbligato ad allenare tutto solo con le mezze, e poi bisogna anche sempre vedere su se stessi qual è il feedback che si ha, ok? La cosa che vi consiglio di base, se dovete fare una prova di questo tipo, io almeno ho sempre fatto così verso tutte le prove che ho voluto fare, non vi dovete porre diffidenti verso quello che state facendo, se no ovviamente non avrete risultati, ma dovete farlo veramente come un bambino che si approccia a qualcosa di nuovo, ok? Quindi, come dico, non dovete fare per forza sempre quelle cose, ma come ho detto, l'utilizzo di un carico più alto vi tornerà utile anche nel momento in cui voi vorrete cambiare. Ossia, io ad esempio mi trovo molto bene a fare questa cosa. Di norma, ok? Io vado a eseguire movimenti a metà con carichi molto alti. Di norma questa è la norma di quello che, cioè questa è la norma di quello che faccio, ok? Io generalmente non utilizzo, se devo scegliere a priori, movimenti completi. Scelgo quasi sempre il movimento a metà, a parte per le eccezioni che vedremo dopo. Ma cosa succede? Mettiamo che, quindi diciamo, faccio questa scelta premettendo che sono in forze, sono riposato, ho molto carburante, vado avanti così con questi movimenti a metà finché magari arriva un giorno in cui mi blocco. A quel punto cosa faccio? Cambio completamente e mi vado a usare, diciamo, la variante perfetta del movimento, che secondo me quella è quella col doppio dead stop, quindi col doppio blocco in una parte iniziale e in una parte finale del movimento, ma con carico molto più basso ovviamente, perché è più difficile, la variante è più difficile, quindi vado ad abbassare il carico. Che succede però? Che quando io vado ad abbassare il carico, partendo da un carico molto alto, perché abituato a fare le mezze, appunto, uso sempre un carico molto alto, il doppio dead stop lo gestisco con una facilità, diciamo, impressionante a carico ridotto. Comunque mi ha portato questo metodo ad alzare, diciamo, il carico che avrei utilizzato per una serie di lavoro con doppio dead stop rispetto a prima del periodo con le mezze, diciamo, confrontando il periodo prima delle mezze con quello dopo, di molto, insomma, mi ha portato sicuramente molto più avanti, facendo poi un periodo così a doppio dead stop col carico più leggero. Questa cosa ti dà una boccata d'aria, perché fai solo il movimento controllato, quindi non ti sovraccarichi, utilizzi appunto un carico più basso rispetto a quello che sei abituato a usare, si risale, si esce dalla fase di stallo e si può ricominciare semplicemente con le mezze, quindi riapprocciare il carico più alto. Quello che vi volevo dire riguardo queste mezze, che è proprio la cosa più complicata secondo me di questo video, è che cosa si intende per mezze ripetizioni, perché il concetto di mezzo che io vi voglio proporre è un concetto un po' rivisitato, perché è in realtà la parte di movimento, appunto, come ho detto, utile per migliorare su tutto il movimento, o che comunque vi dà più miglioramenti. E questa parte, diciamo, non deve per forza essere mezza, non deve per forza essere in un determinato punto, diciamo, del movimento, deve cambiare a seconda dei casi. Ad esempio, primo esempio che vi faccio, ci sono degli esercizi che secondo me hanno una sorta di range di attivazione particolare. Questa cosa la dissi anche anni fa quando parlai del mio metodo di allenamento, e feci l'esempio per dire del piegamento in verticale a una mano. Il piegamento in verticale a una mano, quello al muro, io lo allenavo semplicemente facendo questi pezzetti nella parte alta del movimento. Perché? Perché io sentivo che tutto il movimento in realtà dipendeva da quanto io mi sentivo leggero
proprio quando andavo in spinta sul trapezio praticamente, e che questo range qua era il range in cui io poi andavo a reclutare il tricipite e mi rispingevo su tornando diciamo in blocco, e a me bastava solo allenare quella parte con carichi sempre più alti, che poi quando mi toglievo il carico, lo diminuivo, io andavo in automatico movimento completo. Quindi per dire, per quel movimento là, sebbene lo sticking point del movimento sia la parte cruciale del movimento, sia sempre diciamo verso la metà, io in realtà il mezzo lo facevo in un'altra parte. Stessa cosa per i femorali, che ho messo il video diciamo a inizio quarantena, quelli diciamo a ripetizioni infinite tra virgolette. Anche lì, siccome è un esercizio che non ha uno sticking point molto chiaro, perché è un esercizio in cui voi andate proprio ad allungare questi bicipiti femorali, insomma non c'è proprio un blocco nitido, io anziché farmi le oscillazioni nella parte bassa, che comunque è la più difficile, me le facevo nella parte alta, perché mi permetteva di fare più ripetizioni o di usare un peso più alto, perché sapevo comunque che fare tante ripetizioni qua mi aiutava anche a farle complete. Ve lo posso dire questo anche perché ricordo che in passato io, per allenare questo movimento, facevo solo isometrie, praticamente appena sbilanciato con tantissimo carico. Ma ci sono appunto anche altri tipi di mezze ripetizioni, che sono quelle che consistono semplicemente nel passare per lo sticking point fondamentalmente. Allora, vi dico che io qui ho notato due grandi differenze, che sono principalmente tra i movimenti di spinta e di tirata. Per spinta intendo anche i movimenti, per dire, come squat, pistol, in cui voi fondamentalmente spingete di gambe, ok? Nei movimenti di spinta, quindi anche dip, piegamenti, io ho notato che la parte veramente utile del movimento è semplicemente, per dire, nei dip, da metà spingersi leggermente sopra e tornare a metà. L'ideale sarebbe arrivare diciamo verso 45 gradi di distensione, perché lì praticamente siete usciti proprio dal blocco e state completamente in spinta. Ma in realtà una gestione di volume molto alto la si può fare semplicemente nell'oscillare intorno ai 90 gradi. Ma questo perché? Perché l'isometria di dip a 90 gradi, come un'isometria di squat a 90 gradi, un'isometria di piegamento a 90 gradi, sono tutti esercizi che hanno moltissimo transfer sull'esecuzione completa. Quindi se io mi vado addirittura a fare le oscillazioni, è ancora meglio, perché è uno step dopo. Cioè, capisco che sia magari un concetto quasi non lo so, rivoluzionario, che poi alla fine rivoluzionario non è, rivoluzionario dal punto di vista che dici, ma come, vedo tutte queste persone che fanno questi movimenti controllati e così belli, e tu mi dici di fare il minchione oscillando lì in mezzo. Sì, cioè se per diventare più forte questa è la via più veloce, io consiglio di farlo sinceramente. E poi tra l'altro oscillare lì in mezzo, cioè è difficilissimo. Con un carico che voi avete di massimale o vicino al massimale, non riuscirete mai a fare una cosa del genere, perché voi dovete, utilizzo il termine che si usa nello squat ma è la stessa cosa, entrare in buca e uscire dalla buca subito. Non dovete restare in buca a giocarci. Si sente moltissimo come movimento, ma appunto vi rafforza tantissimo quella parte lì, che è la parte chiave del movimento. Perché è vero che al super massimalissimo un movimento si può fallire in qualsiasi punto, fondamentalmente si può fallire anche quando stai col braccio diciamo a distensione proprio a 179 gradi, ma quello è proprio perché stai al 100%, non è un vero sticking point. Lo sticking point è quello, generalmente insomma, quando si esce da quella parte là, nei dip, negli squat, nei pistol, nei piegamenti, si è praticamente molto vicini nel 99% dei casi, insomma, all'esecuzione completa. Per i movimenti di trazione invece è un po' diverso, per il semplice fatto che anche per motivi di mobilità quindi anche proprio di forza in quell'angolo lì, anche la parte alta del movimento può essere problematica. Io personalmente mi sono sempre trovato bene a fare, per dire, le mezze trazioni dal basso, perché altra cosa, io per dire ogni persona nelle trazioni ha il punto forte o in basso o in alto. Io personalmente l'avevo in basso e io lavoro sempre sfruttando il mio punto forte, non il mio punto debole, perché stessa cosa, il punto forte ti fa usare carichi più alti e secondo me questo ha più benefici. E ovviamente lavorare con tanto qui sopra ti dà anche diciamo transfer nell'esecuzione completa. Però siccome
c'è comunque un lavoro magari un po' più specifico da fare lì sopra per evitare cose del tipo: mi sono tanto abituato a fare le mezze, ma il mio carico completo si distacca tanto da quello che uso per le mezze perché proprio il mio sistema nervoso centrale non è più abituato a chiudere. Nei movimenti di trazione io l'esecuzione che vi consiglio non è quella semplicemente intorno ai 90 gradi, ma se prendiamo appunto un'esecuzione che sicuramente non vi porterà a stallare, diciamo, non a stallare, scusami, ad avere problemi con il movimento completo, è quella che va appunto da leggermente sotto i 90 gradi ma fino a chiusura completa. Quindi in questo caso non vado ad oscillare qui in mezzo, ma vado anche a chiudere tutto, così mi tolgo anche l'ultimo sticking point che è messo in alto. Non vi dico di questa cosa qua, cioè della parte dello sblocco, perché che so che è uno sticking point per molti, ma è sempre una sorta di sticking point quando si è proprio vicini al massimale o se si ha, diciamo, una carenza particolare, carenza che poi in realtà con l'iniziare a fare trazioni e cose varie viene, diciamo, sopperita. Se ci fate caso, moltissime delle persone che fanno i set di endurance lunghi tendono a fare trazioni senza distendere per la velocità anche le braccia, e quando si devono riposare semplicemente vanno a braccia tese, che poi è la stessa cosa dell'altro approccio. Se siete stanchi nel fare dip così, ne fate uno e vi riposate sopra in realtà, cioè l'esecuzione completa diventa quello che vi fa riposare, mentre in movimenti di trazione il distendere tutto e ripartire da peso sarà quello che vi farà riprendere fiato. Però ripeto, va sempre contestualizzata la cosa, perché in realtà anche pure in trazione un movimento che va nella metà bassa può essere utile a seconda delle vostre caratteristiche. Premetto, ultima cosa, non premetto, concludo dicendo che ho fatto degli esempi su dei movimenti base, diciamo, come può essere appunto un piegamento, un dip, una trazione, o per esercizi col bilanciere come può essere uno squat, una panca. Quando andiamo su cose molto più particolari a corpo libero, in cui magari ci sono delle attivazioni molto specifiche e cose varie, probabilmente c'è sempre un mezzo movimento che vi aiuta di più dell'esecuzione completa, ok? Però si scende troppo nel dettagliato e quindi non potrei farvi tutti i vari esempi specifici. Ci sono molti movimenti che appunto necessitano di un lavoro particolare, ce ne sono altri in cui l'esecuzione completa in quel caso può diventare anche l'esecuzione più comoda possibile, perché magari fare tanti mezzi così diventa anche scomodo da organizzare. Quindi il concetto, insomma, di base che volevo lasciarvi con questo video è: non denigrate assolutamente le mezze ripetizioni, perché non ha senso. Se apprezzate le isometrie dovete anche apprezzare un'isometria ondeggiante, diciamo, o una mezza concentrica a seconda del grado di escursione che fate, perché tutto quello che vi permette, insomma, di organizzare bene questo volume, di salire con i carichi, non è di certo un esercizio ridicolo, ma anzi a me è un esercizio molto intelligente. Detto questo, vi saluto ragazzi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.